Val Varrone di qua, abbastanza vicino a Colico. Siamo sulle pendici del Monte Legnoncino. Wow, guardate il lago di Como. Siamo un poco sopra Bistreno, verso la fine della Val Varrone, sulle pendici del Monte Legnoncino, nella zona più a ovest delle Alpi Orobie. Dietro di me si possono intravedere delle cime alte innevate, tra cui il Pizzo dei Tre Signori, spartiacque tra la provincia di Sondrio, di Bergamo e di Lecco. State your mission. Explore and live. Oggi vogliamo fare questa passeggiata che costeggia più o meno alla stessa quota di 700 metri alla parte occidentale del Monte Legnoncino, arrivando poi nel pendio a nord, nei pressi dell'area di Colico. Aspetta un attimo, ma cosa che c'hai lì in mano? Ah, ciao lo sgorbietto. Cos'è? Una piccola action camera con un piccolo gimbal, così posso riprendere anch'io quello che dico e non è tutto il Quello potere. che dico io è quando voglio dire E io. quando voglio io, non è che sul potere non è ce l'ha più solo il Gianluigi con il, lo vedete lo scettro lì, Ognuno il suo scettro. mamma mia. E stiamo lavorando per adattarlo il più possibile. Piccolo bacino, però Quelle in fondo che si possono vedere sono già le Alpi, sia della Valchiavenna sia della parte sud-ovest della Valtellina, e fanno parte delle Alpi Retiche. Invece noi che montagna siamo? Che tipo di montagna è? allora è una montagna rocciosa e I geologi, che avranno sempre molta, spero, comprensione per me, dicono che quelli sono Alpi settentrionali, noi siamo sulle prealpi o anche dette Alpi meridionali, perché dipende dal tipo di rocce che troviamo qui, e sono formate quando qualche decine di milioni di anni fa la placca africana si è iniziato a muovere verso la placca europea e nei milioni di anni ha formato tutto l'arco alpino, ma non solo, ha anche formato dei monti nel sud e ovest della Spagna. La placca europea è andata sotto quella africana, quella africana è venuta su, e le Alpi si sono raggrinzati i bordi. sono per lo più, però è molto più complicato, delle rocce sottoposte a combinazioni di alta pressione, alta temperatura e innalzate al di fuori del mare che si era creato, perché qua c'era un oceano che si chiamava Ligure Piemontese, e invece le prealpi, o dette anche Alpi meridionali, presentano delle rocce con minerali per la maggioranza diversi da quelle delle Alpi settentrionali. Sì, e ringraziamo la professoressa granitica della roccia. Ah, è un altro nome? Vabbè, ce ne sono tante di professoresse. Ah, ma la faccia è sempre la stessa. Fa niente. Devo mettermi la maschera, una maschera di... Non vi avevamo ancora detto che anche queste zone sono state coinvolte dalla frontiera nord. Se vi ricordate i video che abbiamo già pubblicato, mettiamo qua ad esempio quello dei roccoli Lorla o dei roccoli di Artesso, che si trovano sempre sul Monte Legnoncino, però un pochino a quote più alte, e trovate anche i link in descrizione e la playlist dedicata, perché è interessante dal punto di vista umano, storico, ambientalistico. Qua cosa c'è? C'è un'altra caserma blindata come quella al duello di Sueglio. Sueglio è poco più in alto, sarà 100 metri più alto. Erano collegate da trincee e da gallerie di passaggio, però non è accessibile. Per me andrà Gianluigi. In partenza! Vai! Zaino in spalla, guidato sul ghiero. Accendi il walkie, mio e tuo. Ciao!
Pronto? Io non sento più. Dai. Andiamo! Credo che sia molto vicina la caserma. Ci sono le opere della prima guerra mondiale, le mulattiere per portare su armi e tutto quanto. Hanno più di 100 anni. Impressionante come sono ben tenute. Con tutta la buona volontà, questa parte non è accessibile. Magari anche aggiungendo un percorso che passa magari da questa strada. Tanto noi proseguiamo, vediamo come. Costruita direttamente sulla roccia e capace anche di ospitare un centinaio di soldati. Via. Caserma blindata al Paul di Vestreno, questo è il suo nome e adesso andiamo a visitare. La frontiera nord era un sistema di avvistamento e di difesa, spesso chiamato linea Cadorna, però è un nome improprio perché non è stato il capo di Stato Maggiore ad averle ideate e fatta costruire. Era stata già pensata all'indomani dell'unificazione del Regno d'Italia. I generali dicevano che bisognava fare qualche cosa che potesse essere utile a impedire che nuovamente i francesi, gli austro-ungarici, i tedeschi avessero voluto invaderci, ecco, impedire che questi potessero passare, in particolare attraversando la Svizzera. C'è una trincea. Vabbè, la Svizzera vuole essere invasa e magari non vuole, però magari non riesce a difendersi o magari è consenziente, e quindi sostanzialmente questa frontiera nord era stata già ideata già nel 1850, però non venne costruita fino all'inizio della prima guerra mondiale. Perché? Perché l'Italia unita aveva un po' problemi di finanziamento, perché era un progetto anche molto ambizioso, perché parte da vicino a Monte Bianco e si difana fino allo Stelvio, quindi sono tantissimi chilometri. Attaccato dalla Lea. Ecco io. La caserma l'abbiamo vista, riposati, ci siamo riposati, abbiamo mangiato. La Lea ci ha detto che era il momento di andare e noi chi siamo per non dar retta alla Lea. La strada adesso è sterrata, andiamo avanti finché riusciamo, all'avventura. Sembra che siamo arrivati a un nuovo percorso. Ci sono due ipotesi: o stiamo entrando nel regno di Oz, oppure qua la salita inizia a essere più toria. Allora, non mi sembra oro, però lo zaino mi sbilancia indietro, non voglio ribaltarmi. Forse non è il regno di Oz. Allora è il regno dell'ozio. Però sono in carrozzina manuale, anche se palestrata, io non so se potrebbero andare bene questi dislivelli, queste pendenze, anche se potrebbero essere impegnativi lo stesso. Secondo me sì, sia in discesa che in salita.
però Conoscendo i propri limiti. sapendo com'è la situazione, pendenza, larghezza, fondo, eccetera, poi si deve regolare, è possibile poterlo stabilire per tutte. Non c'è un po'. C'è giusto un po' di pendenza, un po' di piedi, ma Dipende. da chi dipende. La strada che pende. Sedimentaria? No, questa no, altrimenti l'acqua andrebbe, come si dice, in profondità, non ci sarebbe la cascata, come ad esempio Quindi questo- potrebbe essere no, non mi sbilancio, perché mi avvalgo della facoltà di non rispondere. al momento. Qualunque cosa io dica potrebbe essere usata contro di me. Ma Siamo arrivati al santuario della Madonna di Bondo, con un panorama bellissimo. C'è l'acqua, per cui uno se ha bisogno di fare un rifornimento si fa un bellissimo rifornimento, e c'è anche una bellissima rosa dei venti per chi non vuole perdere la rotta. è stata costruita all'inizio della seconda metà del 1600 ed è molto amata dagli abitanti della Val Varrone. La vollero come protezione, in particolare per i pericoli della natura, della montagna che li spaventava. Andiamo avanti perché è tardissimo. Forse è il momento di fermarci. Adesso dice che ci sono 6 tacche gialle. Sì, non arriveremo dove avremo. Dove vuoi andare? Oltre quella curva. Vuoi vedere cosa c'è oltre il prossimo limite? Sì. Siamo così, no? Non ci sono la parola. Siamo più o meno sempre a quota 700 metri, però non pensavo veramente che ci fossero tutti quei saliscendi con quelle Pronunciati. pendenze pronunciate, sì, con delle lunghezze non eccessive, però belle, con pendenze belle toste. Ecco, pensando a una persona che deve essere spinta completamente, mi È viene impegnativo. da dire che è un po' difficile, però Boh, ognuno poi dipende, deve no? valutare, cominciamo. Con una Giolette vai tranquillo. Ah no, io parlavo di una carrozzina manuale. Carrozzina manuale, boh. Vabbè, va Dipende preso. dipende da tante cose, per cui uno deve valutare. Giolette fattibile, Sì, la Giolette è fattibile, carrozzina magari anche elettronica. divertente. La mia carrozzina elettronica lo è. Mi sarebbe veramente piaciuto arrivare molto più avanti. Più oltre è meglio che io non vada perché insomma, la batteria è un po' secca. Siamo al 50%. Torneremo a casa. Sì, beh, per quello sì, però insomma. Quindi, per oggi siamo arrivati oltre il prossimo limite. Sì, Sarà la curiosi. prossima, a vedere quale sarà il prossimo limite della prossima. Sì, però sono un po' scocciata perché avrei voluto insomma poter andare più avanti e essere così tanto limitata da delle batterie è assurdo. Non è solo la questione della gita, possa essere un lavoro, un piacere, è una questione che limita la mia vita. Poi è un po' come se chi può camminare voresse arrivare a una certa meta non può, ma per dei motivi futili, secondo me. Perché tutti i produttori di scarpe le fanno solo lisce. le fanno solo coi tacchi. Le fanno solo le pittate. E allora tu sai usare i tacchi anche dappertutto, no? Chi progetta le carrozzine elettroniche e che ci sia la possibilità di montare nel vano delle batterie con una capacità decisamente maggiore. Batteria litio. Sì, batterie al litio servirebbero, dicono che sono pericolose perché possono prendere fuoco e quindi non le mettono. Questo è tutto un mondo che non conosco ancora bene per dare un'opinione così certa, però comunque C'è abbondanza di veicoli con batteria al litio. infatti, quindi appello, fate delle batterie al litio che possono essere montate anche sulle carrozzine elettroniche da esterno e perché no da interno,
per poter dare semplicemente autonomia e quindi libertà di vita, qualsiasi siano le attività che uno faccia. Comunque voi produttori di carrozzine, batterie eccetera, se volete vi lasciamo un numero qua, chiamateci, le trattative sono aperte. Beh, mettiamo la mail per adesso, La mettiamo mail, una mail che A me mettiamo piaceva più a stile Portobello. Ah, la mettiamo. Ok, siamo datati, va bene. Però perfetto. E la metteremo nella sezione informazioni del canale. E niente, allora alla prossima avventura. Ciao!